diventeresti careta nelle mani di un grande regista? Vediamo un po'. A me piacesse Scorsese. Boh, la gita, mo. Se può mai sapere, che oggi Scorsese è buono vero di Gillone, eh? Comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Sì, avevo già fatto documentari su Rolling Stone, su George Harrison, ma questo su Massimo Troisi è la pietra miliare della mia carriera. A parte il fatto che oggi o Splendor, sai che ci stanno film che hanno avuto in contemporanea con Roma, Toro Scatenato. Ah sì, ho visto la presentazione in TV. Esatto. Sai che il film è bellissimo, la storia di un pugile. Tu hai fatto pugile, c'era? Sì. Questo qua è la storia proprio di un pugile, Jack LaMotta, non lo so se conosci Jack LaMotta. Sì. Esatto, famosissimo. E qui hanno pigliato proprio la storia di questo Jack LaMotta, no? Raccontata da quando lui era proprio, ma povero, sai, ha fatto proprio la fame lui nella vita, non teneva niente, no? Fino a quando diventa campione del mondo dei pesi medi, capito? Nella seconda parte, per raccontare l'invecchiamento e la decadenza fisica di Robert De Niro, hanno fermato le riprese per 5 mesi. Chissà, è stato fermo 5, ha mangiato, chissà come avrà mangiato, pensa un po' alla professionalità di quest'uomo nel cinema, che per ingrassare veramente 40 kg, oddio, uno fino a un certo punto può parlare. Ciao Massimo, l'hai mangiato il prosciutto, l'hai mangiato. Comunque devo dirti che toccarti nel postino è stata l'emozione più grande di tutta la mia carriera. Con capelli lunghi, biondi. Marco. Che posso entrare sul momento? No. Mio amico, Marco. No, Pensare a lui è stata la mia vera forza, la mia vera voglia che mi faceva staccare tutti in salita. Bassini, un po' che la faccia tenere. Beh, posso dirglielo io, parlare di Massimo è commovente, mi ha insegnato tanto. Un allenatore modesto, ma nello stesso tempo capace. Sì, non si è parlato, perché non ne parliamo, che senza Massimo chiuderà l'ennesima stagione con 0 titoli. Vivo di emozioni che grazie a Massimo riesco a espressare come pilota. Mannaggia miseria, sapeva il tabellino a memoria, conosceva il capitale di tutto il mondo, sapeva fare l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e suonava pure il pianoforte. E che schifo è questo? Uno mica è un bambino, è un mostro. È quello che ti dico, tanta gente che ci sta a Napoli, proprio un mostro, viene a casa a fianco a me. E che è pure i genitori, voi tenete un figlio mostro, ma portate il mio di mostro, no, portate a fianco a me per condurre la vita mia. Sì, dopo il postino mi avrebbe fatto piacere lavorare con lui. È un vero peccato si sia ritirato. E poi sono convinto che Johnny Depp non sarebbe il sex symbol che è oggi, ci fosse stato lui. Te ne faccio la tragedia. Ricordati chi sei, Massimo. Tu sei l'unico vero re del cinema. Massimo, dietro di te c'è una enorme ombra, quella di Totò. È difficile naturalmente togliersela dalle spalle, di dosso. No, ma a me pare pure abbastanza irriverente proprio fare questo paragone. E non lo dico per modestia, perché non si fa, cioè, un paragone con Totò, con Edoardo, questa è gente che è stato 30 anni, 40 anni a lavorare, cioè quindi ci ha lasciato un patrimonio. Membris omnibus, vale a dire ricorda di uomo che Troisi, cioè leggenda antica,
leggenda, si nasce, non si diventa. Porca miseria! Quando ebbi la fortuna di conoscerlo, è vero, gli dissi: tu sei il comico del futuro, con le radici del passato. A che ora vi suona la litigata? A volte non suona proprio. Ma quando non ti hanno dato l'Oscar è stato allucinante. Ma tu in fondo sei come Napoli, la tua città, sei troppo spesato, non ti possono capire tutti. Io non ci stessero fedendo in mezzo al pubblico. For me, Massimo is the greatest actor of all time. Un uomo esuberante, vincente, è vero? Sì. Forte, vincente, è vero? Sì. È bello? Boh, bello a me non... È bello? A me sembra... È bello, è bello, è bello, a me non mi piace, comunque. Beh, a questa domanda rispondo sempre allo stesso modo. Il film più bello della mia vita è Il Postino. Lorenzo, c'è questo giornalista, vuole fare uno scoop, no? Diceva: adesso io la notizia la vendo solo al mio giornale. La storia di Massimo è straordinaria. Non voglio neanche entrare nell'aspetto recitativo. È palesemente e sostanzialmente il migliore di sempre. Oh, i Beatles. I Beatles sono inglesi, andiamo. I Beatles sono inglesi, Beatles. I 4 ragazzi di Liverpool, lo sanno tutti, mi fai per scherzare, vai. Pensare a lui mi commuove. Free as a Bird l'ho scritto dopo aver visto questa scena, non ci sono dubbi. Mica stanno solo normale, piccerilla, così, stanno piezze solo così. Ecco, questa intervista di Massimo è stata la mia vera fonte di ispirazione per scrivere Here Comes the Sun. Così. Yesterday, boom, 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 e la musica la faccio nella bocca adesso. Far away, yesterday, e poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Tutto su yesterday. Lo sanno tutti che io non l'ho scritta Yesterday, l'ha scritta lui nel 1400 e quasi 1500. A me mi dicono questo, tu sei il re di Napoli, no, non è vero, perché il vero re di Napoli è sicuramente Massimo. Le mando un fuerte abbraccio e te quiero mucho. Vabbè, comunque, se in tutti questi anni sono stato zitto è perché a volte il silenzio parla più di una frase importante. Il problema è che hanno parlato gli altri, pure il professore geometra. No, ma Troisi era un bravo alunno, e poi a fine anno mi bocciava sempre. Allora a questo punto mi sono detto: se la gente comune deve far finta di parlare bene di me, allora a questo punto chiamarmi leggenda. Sempre fanno finta di parlare bene di me, però te l'hanno pagato ovviamente, però sono leggende, dai. Comunque, qua stiamo io, Elvis, Michael Jackson, Paul McCartney, quello vero ovviamente. Volevo fare pure come lui, che ha mandato in psicososi, però lui è stato più fortunato, che ha trovato uno che suonava con basso, con la mancina, e cantava come lui. Io purtroppo non sono riuscito in questa sostituzione. Comunque, non mi facete fare nota malinconica,
sto benissimo, sacci che voi mi aspettate, mo che io vi saluto con una canzone Pino Daniele, per carità, ciao Pino. Però mo ci ingaggiati Beatles, scusa, venite qua, vai. Oh, no, vi confondo sempre con Gesù, no, avete cagnato Luca, non state voi. Sì, Giorgio, sì, vabbè, comunque, vai. Quindi a tutti, che vi posso dire? Arrivederci.